Buongiorno, oggi voglio parlarvi dei supporti per le macchine da presa, più che altro quelli stabilizzati, ma non tanto quelli remotati. Allora, così partiamo dal nostro caro manuale dell'SC. C'era un capitolo già negli anni 80 e vediamo cosa mette. Lo Steadicam, giusto? Quindi era già disponibile negli anni 80. Il Panaglide, che è il parente dello Steadicam, qua è strano perché mette un crane, vabbè, non è stabilizzato, qua mette un altro crane con la solita fregatura che c'è le misure in feet, ma io voglio arrivare, sono tutti crane, dolly, quindi più bassi, ne mette, dai, eccolo qua. Io voglio arrivare alla Luma, che vedete è della Samcine, che poi è questa. Torniamo al nostro caro amico David Samuelson, però qui dice una crane modulare con bracci boom fino a 26 feet che incorpora una testata remotata pen and tilt camera mounting system. Poi ci dà le misure e va bene, ma non voglio diventare pazzi, comunque gli dedica ben due belle pagine. Vediamo, non voglio diventare pazzo e vedremo su altri testi le sue caratteristiche. Poi mette la Reflex Image Stabilizer, ma mi sa che questo è roba da effetti speciali, cioè da lavori sul banco, vabbè, insomma, ottici, basta. Va bene, comunque il buon manuale qualcosa ti diceva. Partiamo da che cosa? Non lo so. Questo è uno strano volume. Gearfax Camera Equipment Manual, che mi era stato regalato da un direttore di produzione che aveva, vedete, tutte le attrezzature, di che anno è? Fine anni 80. Beh, insomma, 87. Però qua te lo dice chiaro, in poche righe. Le camere, le testate fluide, no, Jared, a manovella, fluide, i dolly o carrelli, i crane, camera supper system e le pellicole. Noi andiamo subito sui crane, ma forse nei supper system. No, vabbè, vediamo com'è fatto. Crane, vabbè, c'è un po' di ombre. Lo stativo, lo riconoscete? Voglio fare la luce del giorno. Allora, è un tulip e qua vediamo già una bella cosa, che lui dà feet e anche metri. Il tulip, che era tanto usato in Italia, arrivava a un'altezza massima di 4 metri e 20 centimetri. Questo che sembra bello, è sempre lui, tulip 4 in 1, perché era modulare. Iniziamo a introdurre questo concetto, aggiungevi i pezzi e diventava più alto. Cinegib aveva questa bella caratteristica di andare sotto i livelli. Comunque sono ancora camere, vedete, seggiolino per mettere operatore e macchina da presa. Forse questo è il top, no, non è il top. Siamo a 4. Lo Zeus, già i nomi. Apollo, Titan. Titan mi sa che era il crane, sì, che andava più alto, 8 metri e 23. E arriviamo qua, Camera Support System, e vediamo lui cosa mette. Beh, qua intanto c'è una pagina, me lo ricordavo, di un operatore Steadicam che si fa pubblicità, Dave Knox, c'era anche sull'American, mi ricordo. Bella. E infatti c'è. Prima di tutti mette lo Steadicam. Però non dice che l'ha inventato, questo non mi piace, cioè almeno dire
L'ha inventato in queste qua, 4 righe, Garrett Brown, i primi a noleggiarlo sono la CP Products, qua eccolo qua, però è qua, nella prima dell'Osteria c'è la pagina, no, dietro, un'altra pagina, chi lo noleggiava, la CP, o lo vendeva anche. Panaglide, perché lo vedi? Ah beh, vedi, Asta, batterie, monitor, è il concorrente dello Steadicam. Questo cam remote di chi è? Della Panavision. E già iniziamo a vedere una testata remotata, una delle prime. Una delle prime. Hothead, altra testata remotata. Quante? Un'altra? Ce n'erano già tante, E io voglio vedere. Eccolo qua. Luma Crane. Lui ci fa vedere il dettaglio di com'era la testata remotata della Luma, ma tutto all'aggeggio, eccolo qui, il Luma, si compone anche del braccio, dove vediamo il massimo, lui parla in, dov'è? Massimo, no, qua, massima lunghezza, 7 metri e 20 centimetri, poi vedi, ti dà 6, 4, era modulare. È modulare, secondo di come lo monti, poi c'è i tiranti, non è tanto. Dopo, perché questo qua, dopo no, te lo dico, la Luma è uscita a metà anni 70. Sì, diciamo 2 note storiche. La progettazione è cominciata, penso, a metà anni 60 da Jean-Marie Lavalou e Alain Messeron, e hanno preso il finale di Lavalou e l'inizio di Masseron e hanno fatto Luma, ecco il nome. Spielberg l'ha già usata nel 78, la Luma, in 1941 Attacco a Hollywood, ma per avere la testata remotata, forse i primi apparizioni ne facevano meno, c'è voluto l'intervento del nostro amico David Samuelson. David Samuelson ha fatto questa cosa. Ok, questo qua avete visto, è carino, potevi aggiungere le pagine, dicevano, ma non credo che hanno fatto mai aggiornamenti. Ecco, vediamo, arriviamo addirittura anche allo Skycam, sempre di Garrett Brown. Curiosità dello Skycam, almeno questo modello. Poteva operare in un'area di 300 metri, 300 per 300, un casino. È più di un campo di calcio, mi sa. Finiva con le pellicole, d'accordo? Qui c'è la pubblicità dell'ACFA e via di pellicole. E qua io ho aggiunto delle mie pagine, vabbè. Gearfax. Andiamo qua. Questo è bellissimo, perché era il catalogo di Samcine, Samuelson Film Service, di Londra, dove qua avevi le disponibilità a noleggio e dall'altra parte aveva messo un manuale di cinematografia che pertanto, chi mi ha seguito, anticipava quello bello che adesso qua non ho comodo, lungo, in pelle nera, il Vangelo l'ho chiamato, qua tra l'ombra e la luce. Questo qua è iniziato a essere pubblicato nell'80, questa qua è l'8ª edizione dell'89. Ed era già fatto benissimo, anzi molto comodo, molto comodo, anzi c'era anche note di spiegazioni, pagine rosa, carino. Ecco qua i caricamenti, ve li ricordate? Forse è meglio stare tutto nell'ombra, vabbè. I caricamenti delle macchine, le formule, luce e filtri, e poi c'è anche il suono.
Vabbè, andiamo dall'altra parte. Sì, sì, non è proprio... si spacca un po'. Questo mi ricordo, me l'aveva regalato il gaffer di Stuart Harris, un direttore della fotografia inglese che veniva a girare in Italia per la casa di produzione con cui collaboravo maggiormente, ma non voleva stare in macchina, cioè abitudini anglosassi, non faceva anche l'operatore. E ci stavo io. Era nata una bella amicizia, anche beh, amicizia per quello che si può, sul lavoro. Va bene, qua andiamo, solite etichette, grip. Direi che lui lo mette come grip. Eccoli qua. E qua, siccome è un catalogo di noleggio, abbiamo anche i prezzi. I dolly, io voglio subito la Luma. Trek Luma, eccolo qua. Qua non mi metti i dati, forse i dati li troviamo, no, ma qualcosa ci sarà, dai. Luma Crane, 80, no, 89, 9 anni dopo il manuale dell'American. Vediamo un po' se c'è qualche caratteristica. Sì, qua però purtroppo è in pollici, ma li ho convertiti. La massima lunghezza, altezza della lente, altezza max length height è 8 metri. Campo d'azione 6 metri e mezzo. Questo qua è la Luma che avete visto il disegnino. La Luma Crane è disponibile dalla Samsung Alga Cinema di Parigi. È giusto, perché era francese, mi sa che non è che ne hanno costruite una valanga. Attenzione qua, ANC la testa remotata, ma solo la testa remotata, 200 sterline al giorno. Le altre sono, vabbè, aggiungiamoci un altro 100 sterline di accessori, beh, mica tanto. Motori dei fuochi, motori dei diaframma e il controllo joystick che costa poco. Ma a questi 300 e rotte sterline bisogna aggiungere il costo della Luma, che non ce lo dice. Bisogna accordarsi. E in più, Luma Technician, quotazione su diretta negoziazione, insomma. Il direttore di produzione avrebbe concordato il compenso. Comunque facciamo conto che il crane più grosso costava sui, ma neanche tanto, dai, 60, no, questi sono piccoli, 3 metri e mezzo, no, vogliamo qualcosa di veramente alto, forse non li aveva. Voglio parlarvi dell'altro, il concorrente della Luma, che era modulare, ma questo non so, bisogna trovare quando è uscito, ma nell'89 c'era, ma non nei primi anni 80. È l'Orion della Technovision, che invece è estensibile. Ogni sezione, questa è più piccola di questa, e via, viene fuori in shot, lui dice, estensibile, dai. E vediamo un po', però non è lungo quanto lui, massimo 6 metri. La Luma era 7 metri e 20. Questo però non ho il prezzo di noleggio perché non ce l'aveva Sammy. La cosa, ecco, qua vi voglio far vedere. Questo però lo trattava, ma negli anni 90, fine anni 80-90 anche, è giusto, la Technovision italiana, che c'era anche a Milano, forse c'è ancora, a Sesto San Giovanni. Qua ci mette il Supergiant, no, non è detto che ce l'avesse. Questo è il Supergiant, non è era insomma modulare anche lui, massima lunghezza 5 metri o 6. Non si capisce, è stampato male, mi sa 6 metri e mezzo. E anche qua vi dà l'idea, certo, Conte è stata remotata. Qua sempre è un pezzetto di una loro brochure. Qua parla del Jimmy Jib, è un crane a comando elettronico con estensioni variabili fino ai 10 metri. Siamo arrivati a 10 metri.
ma provate ad aggiungere che pesa soltanto 160 kg. Questo qua, vedete? Ah, dai, si vede qualcosa. Il monitor e un po' di elettronica per il registratore per registrare il video, tanto per averlo di referenza, ma è una macchina da presa. Ma non è detto, magari potevi usarlo anche nello sport con una telecamera e amen. Invece l'Orion Techno Crane mi fa effetto che pesava 700 kg. Ma infatti, beh, qua è montato su un supporto relativamente leggero. Ah, che bello. Togliamo il riflesso. Monitor su cavalletto con testate a manovella, le vedete? Il carrello.